Storytime, Evoluzione Radio. Ben ritrovati cari amici e cari amiche di Storytime, sono sempre Alessio Cabbia e vi do di nuovo il benvenuto dagli studi di Padova su Radio Canale Italia. Prima di presentarvi l'ospite di questa nuova puntata di oggi, volevo ricordarvi che se volete potete cercarci e trovarci sui social. Ci trovate su Instagram come Storytime_ufficiale oppure con l'hashtag Evoluzione Radio. Se invece preferite Facebook ci trovate anche lì come Storytime Official oppure con l'hashtag Storytime Veneto. Quindi vi do di nuovo il benvenuto e sono pronto a presentarvi l'ospite di questa nuova puntata di oggi. Sono in compagnia di Andrea Toniolo. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao Alessio. Ciao, grazie per essere stato qui e per averci concesso un po' del tuo tempo. Grazie per l'invito. Grazie a te. Allora, tu sei qui oggi per parlarci della tua realtà che è openinnovation.me, giusto? Sì. .me. Allora, sì. Raccontaci un attimo che cosa... Guarda, è una piattaforma, ho fondato questa piattaforma digitale che permette alle aziende di ricevere feedback dai clienti e di migliorare i prodotti. Okay. Molto semplice. Il nostro focus è B2B, per esempio, per spiegarla in maniera molto facile a chi ascolta, tu sei un professionista, utilizzi strumenti di vario genere, tipo vedo questo mixer senza far nomi, e magari hai, diciamo, anche le tue cuffie, non so, hai in mente di voler alcune funzioni, quindi tu puoi andare nella mia piattaforma. Per esempio, hai in mente qualcosa che ti piacerebbe avere? Beh, potrebbe essere interessante qualcosa, qualche compressione in più magari, qualcosa, eccetera. Per esempio, ecco, tu hai una piattaforma, se l'azienda fosse ovviamente all'interno e diciamo puoi dare il tuo suggerimento di innovazione. Addirittura se hai un'idea in più di fare qualcosa di diverso, lo puoi. E sono dei piccoli tweet, però permettono alle aziende di ricevere cose da chi le usa, da chi è sul pezzo. Quindi io praticamente, ad esempio, se volessi contattare l'azienda di questo mixer qui nello specifico, vado nel tuo sito e chatto. Diciamo che tu poi hai un'interfaccia, ti permette di descrivere quello che tu vuoi come suggerimento o la cosa che tu vorresti. Hai la possibilità di avere delle categorie di questa innovazione, perché è molto importante. Noi ci focalizziamo, diciamo così, suggeriamo 3 argomenti molto importanti che sono, ad esempio, sostenibilità, la sicurezza, la performance del prodotto e via altri argomenti, ovviamente. Diciamo che questi 3 sono i principali oggi che aiutano, diciamo, a migliorare i prodotti, abbiamo notato almeno. Comunque è tutto ben chiaro, e quindi a parte che mi sembra veramente un'innovazione molto interessante e curiosa, soprattutto anche di questi tempi che ci piace essere diretti. Questo è sicuramente uno dei metodi che aiuta a togliere magari varie sovrastrutture che si creano tra chi produce e chi compra. E quindi però mi viene da chiederti come nasce questa idea. Guarda, nasce da una mia lunga esperienza nell'ambito digitale e poi lavorando, diciamo, nel territorio con le piccole e medie imprese, avevo notato che diciamo, l'open innovation come tema, cioè di poter prelevare innovazione dall'esterno dell'azienda per migliorare i prodotti, esiste dal 2005 come concetto. Noi abbiamo introdotto l'idea che invece di andare specificatamente a prenderti tecnologie, per esempio in studi di ricerca, R&D, tu puoi chiedere diciamo, informazioni dagli utenti. Quindi nasce da, diciamo, il mio lavoro nel territorio, diciamo, delle piccole e medie imprese, nasce da una cosa che esiste, quindi c'è, ma che era utilizzata principalmente dalle grandissime aziende. Io invece l'ho portata che aziende di qualsiasi genere nel territorio possono, diciamo, territorio intendo Italia, Europa, non è specifico, però in questo momento siamo in Veneto, parliamo del Veneto, e permette anche alle piccole e medie imprese di poter fare open innovation, cioè di poter dialogare, di migliorare i prodotti, cosa che prima era un po' più esclusiva delle grandi corporate. Che anzi magari forse è anche più funzionale per piccole e medie imprese o piccole e medie aziende avere questi riscontri anziché magari quelle di grossa fattura, probabilmente. Diciamo che vale per tutti, però sai, se fai open innovation di grandi dimensioni hai bisogno di un grande team molto complesso. Noi l'abbiamo semplificato, quindi una piccola media azienda che non ha possibilità di avere un grande team può diciamo, accedere tramite la piattaforma e iniziare a dialogare con i propri clienti. Infatti dicevo, siamo più focus sul B2B perché è l'esperienza che abbiamo fatto in questi anni che ci permette di fare, diciamo, di avere questo focus e di avere un beneficio concreto poi, cioè letteralmente di avere un feedback dal cliente, poi migliorare davvero prodotto, linea produttiva, cioè quindi di avere non rimane solo al mero commento, al mero consiglio, ma anzi poi viene preso in carico spesso e volentieri. Ma anche devi anche saper rispondere poi al tuo cliente, che per esempio operatori di linea che utilizzano prodotti ti mandano velocemente con la piattaforma, sai, queste cose, tu le prendi, devi
ok, capire, ok, posso migliorare questo, posso dargli indietro poi un prodotto migliore che beneficia tutti. Quindi Certo, è un processo di, diciamo, democratizzazione dell'innovazione. Chiaro. E quindi mi verrebbe da chiederti, ma ci sono dei settori nel quale questo Open Innovation funziona meglio anziché in altri, oppure bene o male funziona in tutti? Guarda, in Secondo realtà la tua esperienza, quantomeno. Sì, funziona in tutti. La cosa, però la mia esperienza è più su aziende appunto del territorio, aziende industriali che ne traggono grande beneficio, perché ovviamente vanno a chiedere ai clienti, chiaramente non è limitato al cliente, chiunque può liberamente mandare. Effettivamente, per esempio, se utilizzi un prodotto e tu vuoi comunque comunicare con l'azienda, lo puoi fare, non è che devi essere per forza un professionista, però tu hai un beneficio diretto, specialmente perché sai già chi lo sta utilizzando, quindi lo prelevi. Quindi nelle piccole e medie imprese hai questo vantaggio, diciamo, ma non c'è un settore specifico. Ok, comunque bene o male, diciamo, tutti i settori riescono ad abbracciare. È pervasivo. È pervasivo. E quindi, diciamo, dal 2005 che, diciamo, esiste questa diciamo, innovazione, questo, diciamo, concetto, concetto di lavoro e di, anzi, comunicazione e innovazione. E come è stato, diciamo, recepito all'inizio? Io dico, la risposta più facile è: non esiste un imprenditore che non ascolta il cliente. Okay, perché ovviamente certo. sarebbe un po' strano, cioè certo. tu fai un prodotto e non ascolti nessuno. Però la differenza che abbiamo fatto noi è che prima l'Open Innovation era un po' elitaria, diciamo, un po' più specifica. Aprendo così, cosa succede? Che tu prelevi cose che ti permettono di far sopravvivere di più il tuo prodotto, di portarlo più nel tempo, più lungo, di tenerlo sul mercato. Okay. E quindi, diciamo, è sempre recepito bene. Chiaramente ogni azienda ha il suo modo, certo. Quindi noi abbiamo creato uno standard che semplifica, poi però ogni azienda è molto specifica, ha delle cose sue. Quando un suggerimento è utile, noi possiamo remunerarlo, cioè l'azienda, intendo, può remunerare questa cosa se riescono a utilizzarla, se ne traggono beneficio. Quindi questa è una grande differenza anche rispetto a prima. Qui è più, se la cosa riusciamo a utilizzarla, diamo anche un ritorno. Un ritorno. Sì, alle persone, perché è giusto, insomma. Assolutamente. Poi chiaramente tante cose non si possono magari fare, hai dei limiti, però alcuni suggerimenti sono stati premiati perché in effetti hanno portato un beneficio. Erano magari delle cose che sembravano semplici, poi in realtà, diciamo, dalle semplicità nascono, diciamo, bravissimo, le cose più tattiche. E quindi, diciamo, arrivando in conclusione, per chi magari è all'ascolto e magari si è incuriosito a questa piattaforma e ha magari anche l'esigenza o la voglia di provare a commentare o a dare consigli in tal senso per determinati prodotti, e secondo te è anche magari un consiglio che diamo a chi ci ascolta e a chi ci vede: dove sta il limite, il confine tra commento, critica costruttiva a semplice lamentela? È forte, perché la differenza tra il customer service, cioè io scrivo arrabbiato che qualcosa non va, certo. E l'Open Innovation, anche tu nell'Open Innovation devi dire come risolveresti il problema. Ok. Nel senso che tu dici, sai, io vorrei un compressore in più, non è che dici non comprime abbastanza. Quindi ti mette nell'ottica di dire, ok, aspetta, c'è un problema, ho un suggerimento per risolverlo, certo. Oppure per dire questo non dovrebbe essere così. E quindi è molto utile, perché non è una lamentela fine a se stessa come i social media ci hanno abituato. Certo. Sì, qui la bellezza è che arrivano tutte cose molto positive. Essendo un paradigma diverso, le persone si approcciano diversamente, anche perché sanno che potrebbero essere in qualche modo remunerate nel caso in cui la cosa che scrivono ha un minimo di utilizzo, di senso di critica e soprattutto di innovazione vera e propria. Quindi io intanto ti ringrazio per averci appunto presentato la tua realtà. Ricordo, per chi volesse magari queste e tante altre informazioni, può andare a contattare direttamente su LinkedIn Andrea Toniolo, oppure andare sul sito di cui abbiamo appunto tanto parlato, che è www.openinnovation.me, scritto ME, oppure scrivere anche direttamente all'indirizzo email che è andrea@openinnovation.me. Andrea, io ti ringrazio per averci presentato e averci affacciato in questo mondo dell'innovazione, e ti faccio un grande in bocca al lupo per tutto quanto. Grazie, buon lavoro. Grazie infinite, e grazie a tutti voi per averci seguito, e vi auguro una buona continuazione, ma soprattutto vi invito a ritornare qui su Storytime con una prossima storia da condividere. Io sono Alessio Cabbia e vi abbraccio. Ciao. Storytime, Evoluzione Radio.